Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere qual è il quadro di questo febbraio 2025 per proseguire nell'adempimento del nostro scopo di vita quotidiano. Per tutte le ragazze nuove invito a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per praticare insieme a noi nella nostra scuola e grazie ai tarocchi che ci mostrano le possibilità della realtà fenomenica affinché noi possiamo andare incontro al capolavoro della nostra vita. Quindi, per chiunque non l'avesse visto il video sull'oroscopo 2025 del tuo segno, andate nella playlist oroscopo 2025, cerca il tuo segno per vedere tutte le 12 case astrologiche, ossia tutte le aree più importanti della tua vita. È come una sorta di cartina tornasole per avere l'evoluzione per te di quest'anno, il quadro generale evolutivo di quest'anno. Adesso ci concentriamo su febbraio 2025 e andiamo a vedere, prima di tutto mettiamoci gli Angelion, chiedendo ai maestri qual è la linea evolutiva per te in questo mese. Vediamo. Capricorno, maestri, mostratemi qual è la tua linea evolutiva per questo mese di febbraio 2025. Capricorno, vediamo. Linea evolutiva per te. Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Allora, qua abbiamo una persona sulla bicicletta, una bicicletta antica credo che sia, no? Una persona divertita, giocosa. La linea evolutiva per te questo mese è essere molto leggera, molto leggero, molto gioco. Perché? C'è una bellissima frase che vi dico sempre: gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Molto gioco. Il gioco dei bambini ti porta a scoprire delle cose, la vera conoscenza. La vera conoscenza non è qualcosa che si apprende sui libri, ma è qualcosa che arriva grazie all'intuizione. L'intuizione ti chiede di andare da una parte, vai. Poi la mente entra in gioco e ti dice no, ma no, è lontano, no, ma che fai? No, ma a quest'ora del giorno, a quest'ora della notte, no, ma che fai? Però c'è l'intuizione che ti spinge ad andare lì. Un bambino fa quello che la sua intuizione gli guida e gli chiede. Allora quell'intuizione ti porta a fluire verso il tuo destino in questo mese. Il gioco, quel friccichio che hai all'interno, mi spiego, quel friccichio, segui quel friccichio, non le regole, le leggi, la morale della mente razionale, l'ordinario dell'adulto, no. L'adultità animica significa ritrovare il bambino, la bambina interiore che è in te e seguirla, gioca. Quindi il modus operandi in questo mese è il gioco, l'arte del gioco. È un'arte talmente semplice che alla mente ordinaria risulta così difficile perché è piena di condizionamenti. L'arte del gioco ti permette di unire dei punti, di avere il quadro di un puzzle incompleto. Segui il gioco, segui il gioco, segui il gioco. Peter Pan, ok? Peter Pan, segui il gioco. Riguardatevi Peter Pan in questo mese, il cartone animato, ok? Allora, questo è il modus operandi. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Cioè mi sta venendo anche una cosa, no? Le sincronicità. Vedo quello, vedo quell'altro. Segui il gioco, come farebbero i bambini, quando seguono una farfalla nel bosco. Ok? Segui il gioco, anche se la mente dice no, ma dove stai andando che di là c'è il dirupo? O di là c'è, non lo so.
capito? Seguila, segui la farfalla, ok. E qua mi sta uscendo appunto la porta di casa, ancora, e un'altra. Allora, si è girata da sola la porta di casa, va bene, vediamo un'altra, la porta del sole, decisioni qua. E la porta santa, santa porta. Ci sono delle decisioni importanti che devi prendere a febbraio. Queste decisioni importanti che devi prendere a febbraio hanno a che fare con la tua nuova vita, della serie voglio veramente vivere per davvero, voglio veramente vivere con autenticità. Questa è la grande domanda che ti permetterà di attraversare questo mese da eroe. Perché ti dico questo? Perché la porta santa ha a che fare, qua c'è un papa di spalle. Dietro al papa, il papa è anche l'apprendimento spirituale, no? Ciò che ho appreso nella mia vita sono pronto a metterlo in pratica e ad andare verso la mia nuova vita? La mia nuova vita ha a che fare con la mia autenticità. Questa è la decisione che devo prendere in questo mese affinché io possa sentirmi a casa finalmente. Cioè la tua anima dice voglio sentirmi a casa dentro di te. Per sentirmi a casa, che significa nella mia vera natura, devo prendere decisioni, la porta del sole che ha a che fare con l'imperatore e con il sole, che riguardano il fare il grande passo di mettermi alle spalle una grande prova, un qualcosa che ti arriva, che hai già gli strumenti per superare. Sono in grado di farlo? Sono in grado di farlo? Se la risposta è sì, tu torni bambina o bambino. E questo è il senso di questo mese. Ok, vediamo nel dettaglio adesso sulla porta di casa. Sulla porta di casa. Ci sono qua delle credenze che ti devi mettere alle spalle. Gesù diceva non si possono servire due padroni. Allora, non si possono servire due padroni. O servi l'anima o servi un io fasullo, gli dei sociali. Allora, sono pronto a mettermi alle spalle questo dio fasullo, gli dei sociali, che sono tutte le credenze che hai. Le credenze non hanno a che fare con la spiritualità. La religione è un complesso di credenze, la spiritualità è fede. La fede inizia quando finiscono le credenze. Tutto quello che hai imparato fino a questo momento, tutto quello che hai creduto, tutto quello che pensavi di sapere non è. Perché la conoscenza intuitiva del bambino, se tu gli dai il permesso di spalancare la porta, ti porta in un'altra dimensione, che è quella della tua vera casa, della tua vera natura. Ok, vediamo la porta di casa. La porta di casa. Maestri, mostratemi sulla porta di casa qual è il messaggio per le nostre ragazze e ragazzi. Capricorno, sulla porta di casa. Chiariamo la porta di casa. Qua vogliono parlarti molto le carte, vediamo che cosa ti vogliono dire. Il nuovo cammino, il matto. La stella, bellissimo, tappa di febbraio. Si apre un nuovo cammino per te nella tappa di febbraio, forse anche una nuova casa. La casa esterna, non è anche l'idea di prendere una casa. La casa esterna ha a che fare con la tua casa interiore. Va bene? Nuovo cammino di realizzazione.
7 di spade. Quante paure avevi nell'avere un nuovo cammino che riguardava la tua vera natura? Perché io qua vedo la possibilità di un nuovo cammino che riguarda la tua vera natura, però poi col 7 di spade e la luna hai rifugito nell'affrontare le paure che riguardavano questo nuovo cammino. Mi spiego? Un'altra? Però poi ci sarà. La regina di denari. Qua c'è un nuovo cammino per te che riguarda la tua vera natura. È come se avessi evitato di prendere queste decisioni in merito, in modo netto. Il 3 di denari mi parla di cooperazione, mi parla di intentare delle cooperazioni per questo cammino. Cosa mi parla il 3 di denari? Del giudizio. Molti di voi prendono la decisione di andare a vivere soli o di prendere una casa da soli oppure di iniziare un lavoro da casa o non lo so. Il giudizio mi parla di una decisione importante, riesumare i morti, nel senso questioni in sospeso che iniziano a sciogliersi grazie a una tua presa di posizione. Il giudizio è come se fosse, se non c'è questo non si può risolvere l'altro, mi spiego? Quindi è come se fosse, c'è un giudizio in mezzo, c'è una cosa da risolvere per iniziare questo nuovo cammino. Non scappare dalle tue paure che riguardano questo nuovo cammino, la fede che ti sta chiamando nell'andare incontro alla realizzazione di qualcosa, la stella, non scappare, non sfuggire dalle paure che ti arrivano. Fatti guidare dalle emozioni, le emozioni sono dei, e fa che queste paure della luna si trasformino in intuizioni, l'intuizione di cui parlavamo prima. Io vedo che qua ci saranno anche delle chiamate di lavoro, delle chiamate di lavoro che magari stavi aspettando, o un'intuizione sul lavoro, vedi un po' dove ti risuona, però non scappare dal tuo cammino, d'accordo? Ok, allora questo per quanto riguarda la porta della casa. Vediamo sulla porta del sole. Maestri, mostratemi per favore sulla porta del sole. Maestri, chiariamo la porta del sole. E ti dico un'altra cosa. Qua abbiamo a che fare con una lezione appresa riguardante l'archetipo padre, che abbiamo avuto come esempio in casa. Che esempio, qual è l'immagine che la tua anima ha proiettato in qualità di papà? Quali sono le emozioni che ti ha dato quel tipo di papà, quel tipo di immagine di papà? Ok, è tempo che tu faccia fluire quelle emozioni per aprire la porta santa. Perché molte cose, ci sono molte cose inconsce, abbiamo dei debiti karmici, dei patti karmici fatti con la figura paterna, che spesso succede in questo modo, no? Per amore, un patto d'amore di cui noi siamo inconsapevoli, non realizziamo la nostra vita, non realizziamo soprattutto il sole, mi parla nello yoga sciamanico, noi apprendiamo che il sole sono le attitudini, quando noi facciamo le pratiche meditative e lo yoga sciamanico, sul sole noi mettiamo gli obiettivi sociali da raggiungere e sulla luna mettiamo gli obiettivi più profondi, quelli affettivi, quelli relazionali, quelli più profondi, no? Ecco, nella porta del sole veniamo sollecitati a realizzare degli obiettivi sociali. Tali obiettivi sociali vengono spesso infranti o comunque sospesi per un patto che si è fatto con la figura paterna, come se realizzando quegli obiettivi sociali noi facessimo un torto al nostro padre che non li ha realizzati. Si chiama patto d'amore tra le anime, quasi da sacrificare anche la nostra vita stessa e i nostri obiettivi per un patto d'amore inconscio. Quindi questo si risolve con le pratiche dello yoga sciamanico, non dello yoga normale, yoga sciamanico, delle meditazioni, però anche con la presa di consapevolezza di quello che stiamo leggendo. Va bene? Mm.
Ok, porta del sole, sulla porta del sole. E comunque le meditazioni, l'ipnosi che vi faccio fare, la presa di consapevolezza, sono tutte volte alla realizzazione di questi vostri talenti, ok? Vabbè, tanto lo sapete, lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Allora, la porta del sole. Mostratemi sulla porta del sole. 3 di denari. 9 di bastoni. Stai proteggendo quello che stai costruendo, qua vedo. Stai proteggendo quello che stai costruendo. Hai protetto quello che stai costruendo. Re di coppe. 10 di spade. L'appeso, la figura paterna qua è ridondante. Io qua vedo che hai costruito delle cose nella tua vita. Stai proteggendo ciò che hai costruito. Il re di coppe mi parla di una figura paterna da rivisionare, da rivisionare. Adesso ti sto parlando della parte simbolica e archetipica della cosa, poi ti parlo della realtà fenomenica. Allora, c'è bisogno di rivisionare la figura paterna. Qua abbiamo un 10 di spade con la figura paterna, anche un non volersi confrontare con la figura paterna perché non considerata magari ci sono stati dei problemi con la figura paterna, oppure abbiamo percepito il karma con la figura paterna, tant'è che questo karma è ancora bloccato. Questo è il mese in cui c'è la possibilità di sbloccare l'archetipo paterno per realizzare i nostri obiettivi, quello che abbiamo con gran fatica e con grande sudore lavorato su. Allora, qua vedo la figura di un uomo anche che ha sofferto molto, la forza. Qua vedo anche la figura di un uomo che ha sofferto molto. Questa figura di un uomo che ha sofferto molto è una persona altamente sensibile, può essere anche una persona che ti è vicino, altamente sensibile questa persona, e che si è sacrificato oltremodo per delle questioni che riguardavano altro della sua vita. Vedi un po' che figura è questa figura intorno a te. Questa poi però puoi essere anche tu, soprattutto se sei uomo. Questa è la figura soprattutto tua, che ti sei sacrificato per delle questioni riguardanti altro della tua vita, proteggendo quello che stavi creando ma sacrificandoti anche per qualcosa, per qualcos'altro, famiglia o altro. Bisogna sanare questo karma. Cioè, c'è la possibilità di farlo. Vediamo l'appeso cosa porta. 9 di spade, preoccupazioni inerenti a qualcosa, cambio di prospettiva che si ha paura a fare, cambio di prospettiva che si ha paura ad apprendere rispetto alla figura paterna, cioè si ha paura inconsciamente di cambiare prospettiva rispetto alla figura paterna o rispetto all'archetipo padre. Qua c'è l'asso di coppe. Questo ha influito l'archetipo padre su tutte le tue relazioni affettive, perché noi proiettiamo sempre madre e padre, no? Mi stanno dicendo che questo è il mese in cui, risolvendo l'archetipo paterno, vedendo nel padre la perfetta figura di quello che tu hai manifestato per poter accedere alla tua missione di vita, tu risolvi anche le questioni sentimentali e relazionali. Fammi vedere un po' cosa viene dopo l'appeso. E viene il re di bastoni, prendendo molta forza da questa risoluzione, sì. Tre di coppe. 3 di coppe. Allora devi vedere la figura di tuo padre come la figura che la tua anima ha scelto per gioire su questa terra. Va bene? Come la figura che la tua anima ha scelto per gioire su questa terra. E questo porterà anche a riappacificare situazioni che erano in stand-by o che si sono rotte o che hanno subito delle situazioni gravi, insomma.
perché mi centrano sulla figura del padre. Ora ti dico anche un'altra cosa, c'è una persona, un uomo qui, che ha molto sofferto proteggendo la sua sofferenza, non facendola tanto vedere, anche se è una persona empatica, che ha necessità di un tuo confronto, di un tuo confronto e conforto, e farà un'azione in tal senso per questo confronto-conforto. Non so chi sia. Qua mi metto la figura del Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete, Leone e Sagittario ascendente in questo segno. Ok? Ok, chiudo perché sennò dovremmo fare 60 ore a video, io lo sapete che poi non mi risparmio, quindi questo è il tema centrale. Vediamo sulla porta santa, Capricorno, mostratemi sulla porta santa, mostratemi porta santa, la luna, 3 di bastoni, re di coppe di nuovo, 4 di coppe, rifiuto, e la papessa. Allora, questa è una grande estesa, papa e papessa. Allora, mi stanno raccontando che è come se tu stessi andando incontro a un nuovo cammino. Vuoi questo nuovo cammino? Sei stata nelle tue profondità, sei stato nelle tue profondità, hai fatto il viaggio sotterraneo, no? Hai pensato anche di volerti mettere alle spalle le paure, le incertezze, e diciamo che adesso andrai incontro a rifiutare tutto ciò che non soddisfa le tue esigenze emozionali. E la papessa mi dice che la tua intuizione ti guiderà a prendere delle decisioni in merito a tutto ciò che invece soddisfa le tue aspirazioni emozionali, le aspirazioni più elevate. E qua c'è un rifiuto di tutto ciò che non soddisfa più le tue aspirazioni più elevate. Cioè, per esempio, se ci sono delle situazioni che non soddisfano le aspirazioni tue elevate, le rifiuti, le rifiuti. È un momento questo di febbraio di grande gestazione per te, per la rinascita a nuova vita. Vedi, qua c'è il 6 denari, porterà equilibrio in più aree della tua vita. Denaro, economia, decisioni che si devono prendere, difficoltà a intraprendere un nuovo cammino. Quindi il nuovo cammino tu lo intraprendi prendendo delle decisioni che saranno guidate dalla tua intuizione, decisioni sagge, rifiutando tutto ciò che non è conforme ai tuoi ideali emozionali in tutte le categorie della tua vita. Ok? Ti posso dire anche che qua nella realtà fenomenica ci può essere un grande silenzio con una persona che può averti rifiutato. Questo vale per un gruppetto magari, un grande silenzio, una persona che può averti rifiutato. Io qua leggo l'energia, no? Può averti rifiutato, magari eravate in situazioni di terze persone, può averti rifiutato, ma questa persona prova un grande risentimento e paura inerente a questa scelta che ha fatto. Queste sono tutte immagini a specchio che ti possono arrivare. Ok ragazze mie, questo è un bel mese di grande trasformazione qua. Ok, allora mi fermo qui, vado sull'amore, altrimenti facciamo, ripeto, 60 ore al video. Tanto i podcast ce l'avete, anche le pratiche da fare. Allora, vediamo sull'amore cosa accade, Capricorno. Febbraio 2025, Capricorno, amore. Mettiamo la tua linea energetica, come vanno a stare i miei ragazzi del Capricorno, amore. 5 di bastoni, Cavaliere di denari, 6 di spade. Io vedo che c'è stato un litigio o un'incomprensione con qualcuno,
per motivi di lavoro o di distanza. Io qua ti vedo allontanarti concentrandoti sul tuo lavoro, sulle tue cose, sulla tua stabilità, in ciò che ti dà stabilità, facendo spostamenti di lavoro, concentrandoti su ciò che ti dà serenità, perché qua vedo conflitto, rallentamento e spostamento. Sì. C'è stato il conflitto con qualcuno o incapacità di intendersi. Poi vedo una cosa che è andata lenta, o che può andare lenta, e poi un volerti tu da parte tua allontanare da queste situazioni di incomprensione, o magari c'è stato conflitto per denaro, per lavoro, o questioni riguardanti l'economia tra te e qualcuno, oppure eri, se per esempio sei singolo, sei stato un po' in conflitto internamente, c'era stato questo subbuglio interno per questioni riguardanti il lavoro e adesso vuoi stare tranquilla o tranquillo. Ok, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese di febbraio 2025. Il mondo, può essere una persona che sta a distanza da te. Il Papa, gli amanti, addirittura. Guarda, io ti dico una cosa, qua c'è una persona che ha un'idea molto ferma nel fare una scelta d'amore in questo mese. Sono 3 arcani maggiori potentissimi. Cosa porta gli amanti? 5 i denari. Gli amanti di nuovo? 8 di spade. Può essere che sia una persona, qua c'è una persona che può essere impegnata e che si sta cercando di liberare. Mi parla di una persona che può essere impegnata, ripeto, che vuole aprire una nuova fase della sua vita, essere una persona più seria e determinata nelle sue convinzioni e fare una scelta d'amore saggia che sia conforme a quello in cui crede. Può essere una persona che sia impegnata e deve fare una scelta che porta a lasciare una situazione da cui si sente bloccato o bloccata. Che energia ha il Papa nei tuoi confronti? L'appeso. Infatti qua abbiamo una persona che può avere delle responsabilità o è impegnata ed è in pausa con te, o può andare lenta la cosa se la conosci in questo mese. Può avere delle responsabilità questa persona, o può essere stata questa la persona con la quale ci sono stati conflitti. Vediamo alla fine cosa accade in amore per te in questo mese. La luna, 6 di denari, wow, il 2 di coppe. Si superano le paure e vedo un incontro d'amore molto bello. 3 di spade, vedi? Sì. Può essere una persona che ha lasciato una situazione familiare, o tu o questa persona, però io qua vedo che la cosa va un po' più lenta, però vedo un incontro d'amore. 6 denari mi parla dell'intendersi, il giusto dare, il giusto avere, dell'intendersi quotidiano e poi un forte abbraccio, cioè vedo una risoluzione di paure qui. Si superano le paure. Vediamo energia positiva per te in questo mese. È il 3 di coppe, riconciliazione e celebrazione. Per alcuni di voi che avete avuto a che fare con una situazione, con una persona che era impegnata, che avete chiuso, insomma, la situazione tu ti sei allontanata, qua c'è una persona nuova e la incontri in questo mese, va bene? Oppure può essere la riconciliazione con la stessa. Qui abbiamo i segni del toro, del pesci, gemelli, bilancia, cancro, vergine e capricorno. Ok, come te. Vediamo energia negativa. Il diavolo, qua ci sei tu. Per alcuni di voi che è una riconciliazione questa, con questa persona che ti ho descritto,
Non l'accetti subito la cosa, sai perché? Qua c'è un 5 di coppe, c'è molta sofferenza, non l'accetti subito questa cosa. Ecco perché ci vuole un po' più di tempo, ma da parte tua, eh? Sì, perché sei tu al blocco, come se non volessi dare l'opportunità a qualcuno. Anche se è una persona nuova e stai venendo da una situazione un po' più difficile sul piano economico, lavorativo, o con il tuo intorno, litigi con il tuo intorno, non l'accetti subito, ci sono un po' di paure iniziali, infatti stai tu al blocco, no? Però vedo che poi c'è un intendersi, un intendimento, mi spiego. Puoi conoscere anche questa persona sul lavoro o per questioni che riguardano il lavoro. Vediamo un po' dove va il tuo 6 di spade. Il 4 di denari, che ti ho detto? Non ti apri subito, eh? Non ti apri subito. A poco, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Quanto vorrei le tue gambe ora. Qui c'è una persona che vuole le tue gambe, vuole il contatto. Cos'altro? Per capire mi sono distrutto. C'è una persona che per capire si è distrutta e quindi è una persona rinata, rinata da una distruzione delle proprie credenze, dal proprio immaginario distorto, no? Di come funziona la vita e come funzionano le cose. Un'altra? Un'altra? Ti vedo ovunque. Questa è una persona che ti vede ovunque e ha una necessità di vederti, di parlarti, di stare insieme a te, di toccarti soprattutto. Una persona che si è distrutta, soprattutto avendo a che fare magari con dinamiche egoiche relative alla propria, ai propri credo, no? Io credo che tu farei attendere questa persona. Ti ripeto, non so se è una persona nuova che già conosci, al di là di quello che può essere. Quello che la realtà ti ha rimandato è una lezione spirituale che ha fatto cambiare prospettiva alla tua vita. Quindi la tua intuizione ti guiderà, anche se vedo qua celebrazioni, festeggiamenti, uscite con gli amici, mi spiego? Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli. Caos e contrasto, vedi questo 5 di bastoni? A dire il vero, qua c'è una verità svelata e poi sei tu che ci pensi. Qua qualcuno ti confessa il suo cuore, si apre a te. E tu che ci pensi? Cosa viene dopo? E i tuoi dubbi, vedi i tuoi dubbi? E aspetterai, farai fluire le tue emozioni per decidere, d'accordo? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, studiate e praticate l'arte l'arte spirituale. E ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.